Ecco oggi per la seconda ricetta sempre offerta dall'Istituto Coreano per la promozione culturale coreana, ecco il tteokbokki bulgogi, che sarebbe una ricetta tradizionale cotta con questa pentola che mantiene a lungo calda la carne, il pasto preparato. Ovviamente noi non abbiamo il tteokbokki, cioè non abbiamo quella pentola, e faremo il bulgogi cotto con quello che abbiamo. Allora, oltre al kit, dovremo utilizzare questo pezzo di carne di manzo fresca, che andrà poi cotto un po' a lungo, quindi diventerà una specie di stracotto, chiamiamolo così. Bene, andiamo a vedere. Allora, ci sono dentro gli spaghettini di patata dolce, 80 grammi di spaghettini di patata dolce. Poi abbiamo, invece che usarle fresche, si possono usare fresche, qua le abbiamo già disidratate, abbiamo i vari vegetali assortiti, quindi la cipolla e via discorrendo. Qua abbiamo i funghi coreani, 10 grammi di funghi coreani disidratati, e abbiamo sempre le varie salsine che vedremo durante il video come vanno utilizzate. Abbiamo lo zucchero, 36 grammi di zucchero bianco. Come vedete, come abbiamo visto anche nella ricetta precedente, viene molto utilizzato lo zucchero per stemperare un po' l'acidità delle pietanze. Abbiamo il sesamo tostato, abbiamo l'olio di sesamo, ne abbiamo 2, olio di sesamo, succo di cipolla, aglio, salsa di soia. Insomma, abbiamo tutta una serie di ingredienti che adesso andremo a vedere. Comunque io vi metto sempre in sovraimpressione adesso il listino degli ingredienti, che saranno in inglese e in coreano, e poi nella descrizione sotto qua al video vi metto gli ingredienti in italiano. È sempre la dose per 2 persone, perché queste confezioni, queste ricette tradizionali, come ce le hanno mandate, sono per 2 persone, e quindi vi facciamo vedere la ricetta. Procediamo. Prima cosa bisogna tagliare la carne, mettere in ammollo le verdure e i nostri spaghettini di patata dolce a bagno per circa 30 minuti. Ora iniziamo la preparazione. Abbiamo messo i funghi in 4 tazze di acqua bollente, che poi acqua che dovremo riutilizzare per la cottura. Li abbiamo messi in ammollo, che sono funghi secchi che si rinvengano, che riprendano. Spaghetti di patata dolce li abbiamo messi in acqua tiepida per mezz'ora, e abbiamo tagliato la carne in piccole striscioline, pezzettini, per poter essere cotta. Adesso la carne andrà marinata con i prodotti che abbiamo visto prima. Adesso prepariamo allora la marinatura della carne con tutti i prodotti inseriti: il pepe, i semi di sesamo tostati, l'olio di sesamo, il succo di cipolla e la cipolla verde tritata, abbiamo i 2 di sale e abbiamo l'aglio, nonché lo zucchero e la salsa di soia per finire. Quindi inseriremo tutti questi ingredienti, mescoleremo e poi inseriremo la carne e mescoleremo. Andrà lasciata marinare per 30 minuti. Una volta versati i nostri ingredienti, mescoliamo bene e poi aggiungiamo la carne. Bene, adesso
giriamo bene, facciamo assorbire bene dalla carne i nostri ingredienti e poi lasciamo marinare per almeno una mezz'ora. Inseriamo allora la nostra carne marinata nella padella, aggiungiamo gli spaghettini di patata dolce, i funghi che avevamo messo in ammollo e poi le varie verdurine. In questo caso sono disidratate, ma eventualmente quelle fresche, insomma. Versiamo adesso l'acqua in cui abbiamo tenuto in ammollo i nostri funghi. Mescoliamo e procediamo alla cottura. Vediamo che è circa 20 minuti che cuoce, facciamo andare un altro 5-10 minuti e dovremo essere pronti. Dopo circa 30 minuti è cotto, assaggiate la carne, quando la carne per voi va bene di cottura vuol dire che è pronta, comunque circa tra i 20 e i 30 minuti. La nostra tuppeghi bulgogi è pronta, la nostra zuppa di bulgogi è pronta. Eccola qua, assieme al nostro soju, pronta per essere gustata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un bel like, condividete. Ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, abbiamo altre 10 ricette e poi guardate anche gli altri video del canale. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!